Ciao a tutti, in questo video cercherò di mostrare le tecniche che utilizzo per realizzare i miei modelli. Per prima cosa creiamo un cubo di lato 1 metro e centrato nell'origine degli assi. Con il comando BenSop Pro andiamo ad aumentare la suddivisione del cubo. Impostiamo il comando all'1%. Premendo il tasto Tab possiamo notare come il cubo presenti spigoli più morbidi. Ora voglio realizzare un foro su questa faccia. Aumentiamo la suddivisione con il comando Edit Age, che io ho impostato sul tasto X della tastiera. Con lo strumento Connect, tasto L, dividiamo ulteriormente questi Age. Sempre con Connect colleghiamo questi punti. Uniamo questi poligoni con Shift Z per formare un quadrato. Con il comando Untangle creiamo un ottagono. Ora con Shift H stiriamo l'impronta del foro. Clicchiamo sul comando Multi-Shift e andiamo a creare un percorso di estrusione. Così composto: Inset 5 mm, Shift meno 5 mm, Shift meno 20 mm, ancora Shift meno 25 mm e per ultimo un inset di 10 mm. Adesso salviamo il percorso di estrusione con il nome Pannellature. Selezioniamo con Select Expand questi poligoni. Trasciniamoli per aumentare l'altezza del foro. Premendo Tab possiamo vedere il risultato. Adesso realizziamo la stessa geometria con un'altra tecnica. Creiamo sempre il nostro cubo di lato 1 metro e centrato nell'origine degli assi. Applichiamo ora il comando Rounder, non in modo automatico. Altrimenti, nell'incrocio degli spigoli, come potete notare, si crea una geometria che possiamo andare a migliorare. Per poterla migliorare basta semplicemente selezionare le varie parti in maniera alternata. Quindi selezioniamo prima questa faccia, poi l'altra e poi questi spigoli, sempre in modo alternato. Il rounder l'ho impostato a 4 mm di raggio e con 4 segmenti di suddivisione. Adesso, se andiamo a zoomare nell'incrocio degli spigoli, possiamo vedere che la geometria è distribuita in modo migliore. Per creare il foro, realizziamo un disco con 48 segmenti centrato nell'origine degli assi e con raggio 250 mm, in un layer nuovo. Andiamo a far intersecare la geometria appena creata con la faccia sulla quale vogliamo realizzare il foro.
Con il comando Solid Drill, Shift-C, in modalità Stencil, creiamo l'impronta del foro. Selezioniamo il nostro cerchio, clicchiamo sul comando Multi-Shift e andiamo a caricare il percorso di estrusione, pannellature. Con Select Expand andiamo a selezionare questi poligoni e aumentiamo l'altezza del foro, prendendo come riferimento il cubo in background. Adattiamo la dimensione del foro scalandolo sull'asse X e Z. Ora selezioniamo questi loop e clicchiamo su Rounder. Attiviamo lo smoothing della superficie. Aggiustiamo leggermente il foro per renderlo più simile a quello precedentemente creato. Come possiamo vedere, anche in questo caso abbiamo ottenuto un cubo con spigoli più morbidi, del tutto simile a quello precedentemente creato. Facciamo un esempio con una geometria un po' più articolata. Creiamo sempre il nostro cubo. Selezioniamo questi vertici e scaliamoli leggermente. Poi selezioniamo questi spigoli e applichiamo uno smusso di 130 mm. Selezioniamo anche questi due spigoli e applichiamo uno smusso di 60 mm. Stiriamo la geometria sull'asse Y. Ora trasformiamo tutti i poligoni in poligoni a 4 lati con il comando Connect. Selezioniamo questi poligoni, estrudiamoli e scaliamoli leggermente con il comando Transform, che io ho inserito come scorciatoia da tastiera nel tasto U. Ora copiamo la geometria in un nuovo layer, dato che dopo ci servirà pulita. Adesso andiamo ad aumentare la suddivisione della geometria con il comando Edit Edge. Creiamo una linea di simmetria cliccando col tasto destro su questo edge, continuiamo i tagli, adesso cancelliamo questa metà, facciamo la simmetria con Shift V, finiamo gli ultimi tagli premendo il tasto Tab
possiamo verificare come appare il tutto. Adesso, con gli strumenti Knife ed Edit Age, limiteremo un'area per poter creare un intaglio. Eliminiamo metà della geometria e concentriamoci su questa parte. Eliminiamo questi poligoni e andiamo a copiarci con CTRL-C la coordinata Y di questo vertice, aprendo il pannello Point Info con il tasto I. Premiamo il tasto E per estrudere lo spigolo, poi premiamo V per aprire il pannello Set Value. Incolliamo la coordinata di Y che abbiamo appena copiato. Con il comando Bridge chiudiamo questi due spigoli. Adesso andiamo a realizzare altri tagli per poter chiudere anche l'altra faccia, usando sempre il comando Edit Age. Aiutiamoci con le tre viste per posizionare i tagli. Usiamo il comando Bridge per chiudere questi edge. Ora andiamo a fare gli ultimi tagli. Muoviamo questo vertice con il comando Transform. Premiamo con il tasto destro sullo spigolo per cambiare l'orientamento del sistema di riferimento. Spostiamo questi vertici. Io uso la plugin gratuita Wage Slide. Saldiamo questi vertici e creiamo gli ultimi tagli.
Utilizziamo anche il comando Knife Shift K per questi tagli. Ora facciamo il mirror della geometria, Shift V. Premiamo Tab per vedere se tutto va bene. Ci sono dei vertici non saldati che andiamo a selezionare nel pannello Statistiche. E li andiamo a unire con CTRL W. Bene, adesso dovremo avere la nostra geometria perfettamente chiusa. Per verificare questo bisogna aprire il pannello Statistiche e in Point dobbiamo accertarci che le voci 0, 1 e 2 poligoni abbiano valore 0, così come le voci 1 e 2 vertici in modalità poligoni. Creiamo la stessa geometria con l'altra tecnica. Copiamo la geometria pulita in un nuovo layer. Selezioniamo questi poligoni che ci serviranno per realizzare il solido per l'operazione booleana. Copiamoli in un nuovo layer. Uniamoli con Shift Z e andiamo a cancellare questi vertici. Estrudiamo il rettangolo con Shift E, invertiamo le normali con F, stiliamolo leggermente per andare a intersecare perfettamente la geometria in background. Adesso facciamo una sottrazione booleana. Io utilizzo la plugin a pagamento di Third Power, che mi permette di avere una geometria chiusa, senza vertici sovrapposti non saldati. Questa operazione la possiamo fare anche con Shift B, il tool booleano standard di Lightwave. Basta ricordarsi, a fine operazione, di andare a saldare i vertici sovrapposti per ottenere una geometria chiusa. Ora cerchiamo di capire come selezionare i vari vertici per applicare il comando Rounder nel modo più appropriato. Per prima cosa creiamo una linea di simmetria col comando Knife. Posizioniamo tutti i punti di questo taglio alla coordinata x uguale a 0. Selezioniamo questi vertici . Applichiamo Rounder . Ancora questi .
Uniamo questi poligoni e andiamo a selezionare in maniera alternata questi spigoli. Selezioniamo in questo modo i vertici dell'intaglio ed applichiamo Rounder. Puliamo la geometria, cancellando questo spigolo ed eliminando questi vertici. Selezioniamo tutti i poligoni che non appartengono ai raccordi creati con Rounder. Applichiamo con il comando Multi-Shift uno scostamento di 0,1 mm. In questo modo abbiamo sistemato anche le tensioni poligonali. Adesso possiamo verificare come le due geometrie, pur essendo state realizzate con tecniche di modellazione diverse, rappresentino anche in questo caso un risultato simile. Quando utilizzare una tecnica al posto dell'altra dipende dalle circostanze. Io personalmente preferisco usare la tecnica con le operazioni booleane e rounder quando devo fare intagli su delle superfici curve. Adesso farò un esempio. Creiamo una ball con side 64 e 24 segmenti, raggio 1 metro e centriamola nell'origine degli assi. In un altro layer creiamo un disco con side 48. Uniamo questi due vertici col comando Connect, cancelliamone metà, estrudiamo questo spigolo e uniamo questi poligoni. Estrudiamo la geometria in modo che intersechi la sfera. Spostiamola leggermente per evitare di avere poligoni sovrapposti. Con Solid Drill creiamo la nostra impronta. Diamo ai poligoni dell'impronta una nuova superficie che chiamiamo 1. Saldiamo questi vertici. Poi nel pannello Statistiche selezioniamo i poligoni con superficie 1. Attiviamo il comando Multi-Shift carichiamo il nostro percorso di estrusione, pannellature. Ora applicheremo il rounder sugli spigoli in questo modo.
andiamo a dare a tutta la sfera la superficie di default. Come possiamo vedere, quello che abbiamo realizzato è un intaglio preciso, con i bordi perfettamente tangenti alla superficie della sfera. Con questo concludiamo. Grazie per la visione e spero che questo video possa esservi utile. Ci vediamo alla prossima. Ciao!